70 miliardi. In questo preciso istante, mentre ascolti la mia voce, un esercito silenzioso sta marciando verso la fine. 70 miliardi è il numero di animali terrestri che macelliamo ogni singolo anno per nutrire la nostra specie. È un numero così vasto che il cervello umano non riesce a visualizzarlo. Se ogni animale fosse un secondo, stiamo parlando di 2000 anni di tempo che svaniscono ogni anno. Ma non è solo una questione di morte, è una questione di spazio. Abbiamo trasformato la Terra in una gigantesca fabbrica di proteine. Guarda il pianeta dall'alto. Togli le città, togli le foreste, togli i deserti. Quello che resta, quasi la metà di tutta la terra abitabile, è dedicato a loro, o al cibo per loro. Abbiamo terraformato il nostro stesso mondo non per noi, ma per il bestiame. Immagina se la tua auto consumasse 100 litri di benzina per fare un solo chilometro. La butteresti via subito. Diresti che è una tecnologia fallita. Eppure, la mucca è esattamente questo. È una tecnologia vecchia di 10.000 anni. Per ottenere una singola caloria di carne bovina, dobbiamo fornire all'animale 30 calorie di vegetali. È uno scambio in perdita devastante. L'animale deve vivere, deve camminare, deve mantenere la sua temperatura corporea, deve far battere il cuore, deve muggire. Tutto questo brucia energia che non finisce nel tuo piatto. È come costruire un intero grattacielo solo per abitare nell'attico e poi demolire tutto il resto. Dal punto di vista della fisica, l'allevamento è un disastro termodinamico. Stiamo prendendo proteine vegetali complesse, le stiamo smontando, le stiamo filtrando attraverso un organismo vivente che ne spreca la maggior parte, per poi riassemblarle in proteine animali. È un processo lento, sporco e incredibilmente costoso in termini di risorse. Acqua, terra, antibiotici. Abbiamo accettato questo sistema perché per millenni non c'era alternativa. La natura ci ha dato un solo modo per creare carne, far nascere un essere senziente, farlo crescere per anni e poi ucciderlo. Ma se potessimo hackerare questo processo, se potessimo saltare l'animale e andare dritti al risultato, la risposta non è nei campi. È in una stanza sterile, silenziosa, illuminata da luci fredde. Qui la biologia incontra l'ingegneria. Non stiamo parlando di hamburger vegetali fatti di piselli o soia che imitano il sapore della carne. Stiamo parlando di carne vera, molecola per molecola, cellula per cellula, ma senza il cuore che batte, senza il cervello che soffre, senza le ossa che pesano. Stiamo parlando di agricoltura cellulare. Abbiamo imparato a coltivare la vita fuori dal corpo. E tutto inizia con un singolo, microscopico prelievo. Una biopsia grande come un chicco di riso. Quella singola cellula è una cellula staminale. È un foglio bianco. Un architetto che non ha ancora deciso cosa costruire. In natura, questa cellula riceverebbe segnali chimici dal corpo per diventare muscolo, grasso o osso. Nel laboratorio noi diventiamo il corpo. Prendiamo questa cellula e la mettiamo in un ambiente che crede essere perfetto. Le diamo calore, le diamo nutrienti, zuccheri, sali, amminoacidi. È come un brodo primordiale, una zuppa nutriente che simula il flusso sanguigno. E la cellula fa l'unica cosa che sa fare quando è felice. Si divide. Una diventa 2, 2 diventano 4, 4 diventano 8. Una crescita esponenziale. Ma dove avviene questa magia? Non in provette da scienziato pazzo. Immagina un enorme birrificio. File di giganteschi serbatoi d'acciaio lucente. Questi sono i bioreattori. Al loro interno non c'è luppolo che fermenta, ma tessuto che cresce. È un ambiente controllato al millimetro. Temperatura, acidità, ossigeno. Tutto è perfetto. Nessun batterio, nessun virus, nessuna malattia. In un allevamento tradizionale,
gli animali sono costantemente bombardati da patogeni, motivo per cui li riempiamo di antibiotici. Qui, dentro il reattore, il sistema è puro. È carne che non ha mai visto lo sporco, non ha mai toccato il suolo. Tuttavia, c'è un problema. Se lasciassimo le cellule moltiplicarsi liberamente, otterremmo solo una poltiglia informe, una specie di yogurt di carne, non una bistecca. Perché? Perché i muscoli nel corpo crescono tirando contro le ossa, stendendosi, allineandosi. Hanno bisogno di struttura. Ecco perché usiamo gli scaffold, impalcature microscopiche, spugne fatte di proteine vegetali o collagene. Le cellule si aggrappano a queste strutture come edera su un muro, si allineano, si fondono in fibre lunghe e sottili. Iniziano a contrarsi. Sì, hai capito bene. Sotto il microscopio puoi vedere queste minuscole fibre muoversi. Si stanno allenando, stanno diventando carne. Ma la struttura non basta. La carne non è solo muscolo. Se mangiassi puro tessuto muscolare, sarebbe secco, stopposo, privo di sapore. La magia di una bistecca è il grasso, quell'amarezzatura bianca che si scioglie in cottura. Quindi, in un altro bioreattore, dobbiamo coltivare cellule adipose e in un altro ancora tessuto connettivo. Alla fine, dobbiamo assemblare tutto come un puzzle 3D. Stampanti biologiche depositano strati di muscolo e grasso con precisione micrometrica. È un'opera di ingegneria culinaria. Stiamo ricreando la complessità della natura, ma con un design intenzionale. Sembra perfetto, vero? Allora, perché non la trovi ancora al supermercato sotto casa? Perché costa. Costa tantissimo. Il primo hamburger coltivato, presentato nel 2013, è costato $300.000. Oggi siamo scesi a poche decine di dollari, ma è ancora troppo. I bioreattori consumano energia. I nutrienti per le cellule sono costosi quanto quelli farmaceutici. La sfida ora non è più biologica, è industriale. Dobbiamo scalare. Dobbiamo passare dalla provetta alla cisterna industriale. Dobbiamo costruire cattedrali di acciaio inossidabile capaci di produrre tonnellate di carne al giorno. È la corsa allo spazio del cibo. E poi c'è l'ultimo ostacolo, il più difficile. Noi, il nostro cervello rettiliano. Quando mangiamo, non analizziamo solo il sapore, sentiamo la consistenza, la resistenza al morso, la succosità. Se la carne coltivata è perfetta al 99%, quel piccolo 1% di differenza ci farà scattare un campanello d'allarme. È la uncanny valley del cibo. Se sembra carne ma non si comporta esattamente come carne, ci sembrerà disgustosa. Gli scienziati stanno lavorando ossessivamente su questo, sulla texture, sull'esperienza. Perché per vincere non basta che sia etica, deve essere deliziosa, deve essere indistinguibile. Ma ecco il vero colpo di scena, il vero twist. Abbiamo passato secoli a cercare di dominare la natura, a piegarla al nostro volere con recinti, ormoni e catene. E ora, per salvarla, dobbiamo separarcene completamente. La carne coltivata non è artificiale, è biologia liberata dai limiti dell'anatomia. E se ci pensi, apre porte inquietanti e meravigliose. Se non dobbiamo uccidere l'animale, perché fermarci alla mucca o al pollo? Potremmo coltivare carne di specie estinte, mammut, dodo, o carne con profili nutrizionali impossibili in natura. Grassi che puliscono le arterie invece di ostruirle. Non stiamo solo cambiando il menù, stiamo riscrivendo il codice sorgente della catena alimentare. Tra 20 anni, i mattatoi potrebbero essere visitati come musei degli orrori, relitti di un'era barbarica. I nostri figli ci chiederanno: davvero uccidevate miliardi di esseri viventi solo per un panino? E noi dovremo rispondere di sì. Ma potremo anche dire che siamo stati la generazione che ha smesso, che ha scelto di usare la tecnologia non per distruggere,
ma per creare abbondanza senza sofferenza. Abbiamo l'opportunità di restituire metà della terra alla natura selvaggia, di vedere le foreste ricrescere dove ora ci sono solo pascoli sterminati. È una scelta e sta accadendo ora. Io sono Renderium e questo è il futuro che stiamo coltivando. Iscriviti per scoprire come funziona davvero il mondo intorno a te.